Eccole qui in mano le Pure Strike, ne ho qui due versioni con me, la versione 100 e la versione 98 con schema corde 16-19. Non è sicuramente una delle uscite più recenti perché veniamo da ormai qualche anno di commercializzazione, la terza generazione di Pure Strike, quelle che dovrebbero essere in Casa Babolat le racchette da controllo. E in tanti mi avete chiesto di provare, soprattutto tu Daniele, ti ho dato ascolto, ci sono cose che mi sono piaciute assai dell'uno o dell'altro telaio, ma adesso vi racconto meglio. Venite con me. C'è qualcuno che si spinge a dire che queste siano le migliori racchette prodotte dalla Babolat, la linea Pure Strike che riprende quella che fu la Pure Control, ve la ricordate, quella rossa, utilizzata tra l'altro un italianissimo giocatore, Marzio Martelli. Ero ragazzino io. Che dire, sono d'accordo? Probabilmente sì, è un'ottima racchetta che mi sento veramente di apprezzare e di votare in maniera abbastanza alta sopra la sufficienza. C'è da dire che non ha un grandissimo successo commerciale. Nel tour sicuramente Dominic Thiem e pochi altri. Probabilmente è una racchetta che, a meno che Babolat non si inventi qualcosa di nuovo, è destinata all'estinzione. Sono ormai diversi anni che non esce una sua evoluzione, un successore. Siamo fermi credo al 2019, questa è la terza generazione. Chiaramente best seller come Pure Dive e Pure Aero hanno subito invece molte più evoluzioni e c'è un'attenzione decisamente maggiore da parte della casa francese e questo la dice tutta. Probabilmente con il ritiro di Dominic Thiem sparirà dal mercato anche questa racchetta, però potrei sbagliarmi, magari ditemelo voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate o se avete qualche informazione in più. Allora, dal punto di vista, diciamo, della giocabilità sono stati due telai molto interessanti, molto belli, che in qualche modo mi hanno fatto rivivere delle buone sensazioni dal punto di vista del feeling del controllo. La Pure Strike 100 fondamentalmente è una racchetta, la vediamo qua, leggermente ingiallita, quindi vi faccio notare come nel tempo possa perdere un po' di candore il suo bianco. Una racchetta da 300 grammi non incordata con un bilanciamento fondamentalmente a 32 mm, quindi abbastanza equilibrato, uno schema a corde 16-19, uno swing weight, un'inerzia abbastanza in linea con quelli che sono i parametri perché siamo intorno ai 320-325 punti a seconda delle corde. È un tipo di telaio che ha uno spessore di 21-23-21 e la cosa è comune ad entrambi i telai perché abbiamo un telaio che combina due, come dire, tipologie costruttive diverse che crea un ibrido perché abbiamo nella parte bassa un boxed o boxed come la vogliamo dire con la pronuncia italiana, che vuol dire che è uno scattolato, no? Quindi ha i suoi, diciamo così, profili molto marcati che va poi a sfumare verso una tipologia di costruzione molto più moderna che è quella ellittica, elliptical, che quindi invece è più tondeggiante, tipica delle tubolari, delle profilate, così si chiamerebbero, no? Quindi diciamo che preserva delle determinate caratteristiche proprio volte alla racchetta da controllo classica, come può essere la Wilson Blade, la Prestige, eccetera, eccetera, con altre legate proprio agli strumenti e gli attrezzi di Casa Babolat come la Pure Drive o la Pure Aero. Diciamo che questa racchetta esteticamente a me piace parecchio perché l'ho sempre detto, preferisco i colori scuri, le racchette un po' dark, però anche le racchette bianche devo dire che hanno un certo fascino, soprattutto quando sono, come in questo caso la 98, di un certo candore, ecco. Tra l'altro racchette fornite da Match Point di Christian Famà, che ringrazio tantissimo per avermi fatto provare questi telai. In generale io promuovo i due telai, se non fosse per un parametro che
per quanto mi riguarda a livello personale, risulta essere un po' altino. La rigidità, che, devo essere sincero, però non ho percepito così importante in campo. Nel senso che se io non avessi controllato le specifiche dopo, non avrei detto che fossero così rigide. Nel senso che sono andato a giocare, le specifiche le ho guardate insomma molte ore dopo averci giocato e non mi sembravano così rigide. Veniamo al dunque: 66 rigidità stando ai dati forniti da Tennis Warehouse Europe per la Pull Strike 98 16 19, mentre invece la Pull Strike 100 abbiamo una rigidità stabilita sempre da Tennis Warehouse Europe a 69. Come vi dicevo, non ho percepito tutta questa rigidità onestamente, però bisogna tenerlo in considerazione, e se si ha un gomito un po' sensibile, qualche problema alla spalla, non mi fiderei onestamente. Chiaramente, a differenza invece di Pure Aero o Pure Drive, restando in casa Babolat, la sensazione è diversa. Sulla Pure Strike non ho sentito quella sensazione di fermezza che, insomma, di telaio molto secco, molto difficile da girare, da manovrare. Con questo telaio io non l'ho sentito né con la versione 100 né con la versione 98 16 19. Faccio presente che la versione 98 16 19 si affianca ad un'altra versione sempre 98, ma con schema corde 18-20. Le specifiche rimangono le stesse: 305 grammi con telaio nudo, abbiamo sempre, come vi dicevo, 21 23 21, stessa tipologia costruttiva. Qui l'inerzia sale parecchio. Ora, Tennis Warehouse Europe ce la dà per 305 swing weight telaio non incordato. Se noi aggiungiamo più o meno 30 punti con l'incordatura siamo a 335. Onestamente mi sembra un po' altino. Secondo me non ci siamo. Non ho percepito così tanto questa inerzia, onestamente parlando. Secondo me siamo non più di 3,25, 3,28, ma veramente andando al massimo. Però ci sta che qualche telaio fosse fuori specifica fondamentalmente. A livello di incordatura ho utilizzato un RPM Blast sulla Pull Strike 98, 22-21 kg, e una Sonic Pro sempre 22-21 kg sulla Pull Strike 100. Venendo alla giocabilità e a quello che ho percepito in campo, ho avuto modo di giocare fondamentalmente con giocatori di livello diverso e mi vengono in mente due partite nello specifico, perché le ho messe alla prova proprio giocando in un caso dei tie break, in un altro caso proprio una partita completa. Le immagini che vedete in questa recensione sono state fatte presso il CT Decimo Mannu, che ringrazio, e Stefano Como, mio partner in quell'occasione, che ringrazio. Una qualità di gioco molto alta, classifica 3-1, quasi promosso 2-8, insomma un tipo di giocatore che ti richiede grande presenza e ci devi stare. Con la Pull Strike 98 con lui ho faticato parecchio. A differenza di quello che pensavo, perché la Pull Strike 98, pur essendo più pesante, dovrebbe essere più maneggevole, più facile da muovere nell'aria. Qualche giorno prima ho giocato con un altro giocatore di livello più o meno 3-5, Riccardo Fiori. Ciao Riccardo, grazie. Abbiamo fatto una partita completa. In quel caso, dove ho utilizzato entrambe le due racchette, mi sono trovato meglio invece con la Pull Strike 98, a differenza della Pull Strike 100. Probabilmente mi ha impegnato meno Riccardo, tra virgolette, e quindi mi sono permesso di giocare meglio con quel telaio che era un po' più esigente della Pull Strike 100. Quindi, che cosa mi dice questo? Che a seconda del livello in cui stiamo giocando, cioè a seconda del tipo di sessione che stiamo facendo, una racchetta può essere meglio dell'altra, o comunque a seconda di quello che sono il nostro ambiente circostante, mettiamola così. Cioè, se io faccio agonismo e gioco un livello che nel mio caso può essere, mettiamo così, 3-5, 3-4, 4-1, più o meno quella tipologia di gioco, probabilmente la Pull Strike 98 funziona meglio perché mi consente di esprimere al meglio il mio gioco. Se, come dire, devo giocare con giocatori di livello più alto, ed è difficile comunque che succeda che ci giochi perché non ci sono ancora arrivato, per esempio come livello, anche a livello di tornei, di competizioni, per potermela giocare
e fare qualche punto in più dovrei utilizzare una Push Strike 100 che è più facile, più gestibile. Vale sempre questo discorso, ragazzi, dobbiamo trovare il telaio che meglio si allinea alle circostanze e alle nostre competenze, alle nostre qualità. Se io dovessi scegliere tra questi due telai andrei sulla Push Strike 98 perché probabilmente è quella che più si addice al mio gioco, è quella che probabilmente poi potrei tenere per accompagnarmi nel percorso evolutivo di crescita. Tenendo presente che rimane un telaio sicuramente più tecnico, più agonistico. La Push Strike 100 rimane un telaio più giocabile, un telaio che te la fa giocare con tutti, cioè è un telaio che poi si adatta, a mio avviso, a tutti i livelli, perché consente di essere magari anche customizzato, aggiungere qualche grammo, e fondamentalmente, diciamo, renderla sempre più agonistica, sempre più competitiva. C'è da dire che il piatto 100 aiuta, perdona parecchio, perché chiaramente la tolleranza e il centro utile aumenta, quindi lo sweet spot. Dal punto di vista della colpi a rete, servizio, ho notato che entrambe le racchette prendono veramente molto bene gli effetti. Io non sono un grande professionista del kick, eppure ho notato, soprattutto con la Push Strike 98, che la palla mi usciva con una traiettoria a girare, cioè aveva una curva, rimbalzava e poi saltava in alto, cosa che per esempio con la mia racchetta ordinaria, la Gravity, fatico a far funzionare. In linea di massima il back è stato ottimo su tutte e due le racchette. Probabilmente sulla Push Strike 98 ho avuto un taglio un pochino più preciso. Gioco spin ottimo su entrambe le racchette, sia di dritto che di rovescio. Un pelo forse sulla Push Strike 100, un po' di facilità in più, ma onestamente siamo lì. Che dire, ottime racchette che promuovo al giorno d'oggi. Ne parlavo con qualcuno di voi. È veramente difficile trovare una racchetta di merda, passatemi il termine. Cioè, io non ho ricordo di aver provato un cesso di racchetta negli ultimi 5-6 anni, da quando ho ripreso a giocare, perché la qualità è veramente alta. Si sta andando forse anche sul sicuro, nel senso che è difficile che arrivi una rivoluzione dal punto di vista tecnologico delle racchette. Bene o male, i materiali, i bilanciamenti, le specifiche non si spostano di tanto, introducono qualche piccola variazione. L'ultima grandissima innovazione, soprattutto in casa Babolat, è arrivata quando è arrivata la Pure Aero, perché hanno introdotto l'aerodinamicità nei telai, ma stiamo parlando ormai del 2003-2004, sono passati 20 anni. Insomma, una piccola riflessione su questo. Ditemi se vi può interessare fare un video specifico di approfondimento su questo, ditemelo qui sotto nei commenti. E ragazzi, mi raccomando, non dimenticate che il 30 giugno 2023, primo compleanno di Lost in Tennis, ci sarà la festa, il Lost in Tennis Party presso il CT Decimo Mannu. Vai su lostintennis.com/party per tutti i dettagli. E allora siamo arrivati alla conclusione, grazie per aver seguito il video, mi raccomando continua a seguirmi, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo anche su Instagram e su TikTok.